Signori, giocatori, bentornati a tutti quanti. L'altra volta eravamo rimasti in un punto abbastanza cruciale. I nostri avventurieri, dopo essersi conosciuti e dopo aver iniziato a investigare su cosa stava succedendo nella ridente località in cui adesso si trovano, si sono trovati a dover fronteggiare una minaccia quantomeno inaspettata. Gli Elfi delle Macerie. Elfi che una volta appartenevano al più grande impero che la storia di Luxastra abbia mai conosciuto, l'impero degli Elfi per l'appunto, prima che però venissero corrotti dalla droga Arcastra, creata dagli orchi per motivi. I nostri impavidi, eloquenti e forse un po' incazzati eroi si sono trovati nella piazza principale della città a combattere appunto questa minaccia. Sono riusciti a sconfiggere tutti quanti i mostri che gli si erano parati davanti, tranne uno, il più grosso di tutti, quelli che supponevate essere il capobranco, che adesso, dopo aver piantato il suo braccio nel terreno e aver fatto radicare la sua mano, l'ha mozzata, praticamente si è staccata, mostrando il suo avambraccio, cavo, con dentro dell'energia nera, che adesso sta puntando su di voi. Quindi, signori, iniziamo in bellezza questa giocata e fatemi un tiro salvezza su destrezza, su riflessi. 8 3, 6. 5 Gian, 16? 7. 7? Lui 6. Siamo dei professionisti, insomma. E quindi rimango da solo. Improvvisamente notate intorno a voi, anzi percepite intorno a voi qualcosa di molto strano. È come se l'aria si fosse fermata. Prima c'era vento, c'era aria, percepivate odori di sangue, di marciume, dei cadaveri. Adesso non solo non sentite più odori, ma non percepite neanche più il vento sulla pelle. È come se tutto si fosse immobilizzato. E notate che sul pavimento di pietra ci sono come delle scosse elettriche, come dei piccoli lampi che serpeggiano in tutta quell'area. Improvvisamente, dal moncone, cavo della creatura, si forma una sorta di globo, una enorme sfera di energia che inizia a emanare potere. È nero come la pece, ma dentro ha dei riflessi violacei, bluacei, con alcuni puntini bianchi. Sembra appunto una piccola galassia. Galgit, grazie ai suoi riflessi fulminei, riesce a portarsi fuori dalla portata con un rapido balzo. Tutti gli altri invece, rimasti basiti innanzi a questa scena, vedono soltanto bianco. E poi pioggia, scrosciante, forte, sul tuo capo, sulle tue spalle, sulle tue mani, il peso del tuo fardello. Intorno a te una pila di cadaveri e vedi il suo volto ai tuoi piedi. Lei è lì che ti sta fissando in lacrime. Intorno c'è distruzione, morte, almeno finché un'ombra dietro di lei non alza una spada e la fa calare sulla sua testa. Stai sprofondando. Intorno a te è buio, senti l'odore della salsedine, del sangue e il dolore della tua perdita.
Ogni singola anima che hai visto perire in quel luogo adesso vortica intorno a te in un mulinello di puro dolore. È ferita, si sta trascinando lontana da te. Lei sa che cosa hai fatto, sa quale fardello porti con te, sa qual è il suo peso e le sue implicazioni. Non ti guarda più come ti guardava quando eri bambina. Adesso ti guarda con paura e con odio. E infine, lui è lì, o meglio, i suoi resti carbonizzati, di colui che ti raccolse da infante, che ti crebbe, che ti istruì, e adesso polvere. Intorno alla creatura si forma come un vortice di energia azzurra. Percepisci ad alta voce una voce provenire da quella direzione, qualcuno che sta invocando energie arcane in un linguaggio ormai sconosciuto. Qualche parola riesci a riconoscerla, forse l'hai letta in passata su qualche libro o l'hai sentita da qualche stregone o cose del genere. Fatto sta che questa energia azzurra sta vorticando intorno a quella creatura. I compagni con cui hai combattuto fino adesso sono come imbambolati. Vedi che i loro occhi sono come coperti da una sorta di fumo, una sorta di luce, però è strano, è come se fosse del fumo nero, lo stesso nero che proviene da quella sfera. Anche il vice sceriffo lì in mezzo ha perso la sua spada a due mani ed è totalmente in balia di qualunque cosa stia facendo la creatura, finché ad un certo punto quelle energie che vorticano intorno non iniziano a stringersi intorno al capobranco, finché non vedi che lo stanno letteralmente stritolando. Egli fa forza con tutto se stesso, vedi le vene che iniziano a pulsare, addirittura una sul collo scoppia dallo sforzo, e vedi colare questa melma nera e densa, e sta facendo di tutto quanto è in suo potere per tenere dritto il braccio e tenere quella sfera, ma ad un certo punto senti le ossa iniziano a spezzarsi. Il suo corpo inizia a collassare sotto la forza di questa energia azzurra. A un certo punto la sfera, come una bolla di sapone, scompare, e l'ultima cosa che percepisci da quella creatura è un acuto grido, non tanto alto, ma molto acuto. La creatura si riduce a essere una massa informe di carne e ossa della grandezza di mezzo metro quadrato probabilmente. Il bagarozzo al suo fianco si scompone, come la carne inizia a cadergli, è come se quello che lo teneva insieme smettesse di tenerlo, e quindi tutto quanto si smidolla, e tutti quanti coloro che sono nell'area di influenza crollano a terra. Sara, tiro salvezza su volontà. 4. Svengono tutti, tranne il vice sceriffo. Cade in ginocchio, inizia a tossire fortissimo, come se stesse per vomitare. Però nulla esce se non qualche imprecazione. Ok. Si percepisce ancora quell'elettricità in quell'area? No, adesso è tutto cessato. Il fumo sugli occhi delle persone pure? Scomparso. Faccio un tiro di percezione per capire se riesco a capire esattamente da dove l'ho visto. 19. Percepisci esattamente da dove proveniva. È lo sceriffo, che adesso non sta più canalizzando energie, ma sta correndo verso il suo vice. Gli corro incontro. Che diavolo è stato? Magia, incantesimi, dovevo bloccarlo, altrimenti avrebbe distrutto tutto. Il vice sceriffo si rialza, lucido. Ha un po' di confusione, però si ripiglia quasi subito. Guarda lo sceriffo e in quel momento dalle due entrate alla piazza della strada principale arrivano un bel quantitativo di guardie, molto allarmate, iniziano a urlare che ci sono attacchi in tutta la città. Il vice sceriffo guarda lo sceriffo e gli dice: ascoltami, devi andare con le guardie, fai in modo di proteggere tutta quanta la cittadinanza, non possiamo permetterci ulteriori perdite.
Tu, ascoltami, non so chi sei, non so da dove vieni. Normalmente ti dovrei dire di levarti subito dalle palle, ma come puoi vedere sono un po' a carenza di uomini. Vieni con me. E degli altri? E indico i 5 stronzi svenuti. Indicando lo sceriffo. Vai a chiamare il dottore, digli che qua c'è un'emergenza. Non c'è tempo da perdere, stanno facendo qualcosa in quella cazzo di banca e io voglio scoprire che cosa. Andiamo. Il vice ovviamente parte in quarta e tu gli sei dietro. Appena entrate, appunto, vedete la facciata demolita e crollata nella sua interezza. Dentro vedete una banca con la zona del bancone sfasciato, ha letteralmente una voragine nel mezzo e oltre vedete che ci sono delle scale che portano giù. Lo sceriffo ha lo spadone di nuovo in mano e si sta avvicinando con abbastanza cautela. Gli metto una mano sulla spalla e gli faccio cenno tipo vado prima io. Mi comincio ad addentrare scendendo le scale, rimanendo molto attento a qualsiasi cosa, che possano essere rumori, ombre, trappole, qualsiasi cosa. Tiro furtività? Subito. È un buon 1 su... però più 8, 9, però è fallimento critico comunque. Tipo con i piattini. Quando gli metti la mano sulla spalla, lo sceriffo e il vice sceriffo in verità si era già rallentato, era praticamente fermo e stava ascoltando. Quando gli dici questa cosa poi sentite entrambi che da sotto arrivano delle voci. Sembravano calme in quel momento, sembrava un vociare abbastanza monotono, tranquillo. Dopodiché, dopo che tu gli hai detto vado avanti io, hai fatto un passo, poi un altro ed un'asse ti si è rotta sotto il piede. Sei caduto di faccia. Pure! Però non ti sei fatto male, hai solo fatto un'abbondante figura di merda. Signorina, tutto bene? Tipo gli do uno schiaffo alla mano. Signorina, tua madre. E mi alzo. Vado avanti io. E invece lo sceriffo, come un'ombra nella notte... Ma non ci credo nemmeno. Ha un'armatura sto stronzo? Comunque no, armatura media, non pesante. Scende. Non appena dopo tutto il casino sentite da sotto qualcuno che urla. Aiuto! Aiuto! Qui sotto, aiuto! Scendete e entrate nel cavò. È una sala rettangolare, immaginatela più o meno grande così, e là dove c'è lo spiazzo c'è la cassaforte. Ok. La cassaforte ha un buco nel centro, è stata probabilmente fusa e oltre c'è del casino, vedi oggetti che stanno venendo lanciati da destra a sinistra. Però le cose che ti colpiscono sono fuori dal buco. C'è una barriera di energia gialla. Vedi attraverso tranquillamente, però vedi tutto giallo. Non riesci a percepire, non riesci a distinguere bene i colori oltre a questa barriera. Al centro della stanza c'è il terreno, è stato alzato, è stato divelto ed è uscita una sorta di pianta, però è fatta di carne. Fino a qua sono organi scoperti, pulsanti, vedi che ci sono delle vene che portano sangue, ci sono cose che si muovono attivamente. Da dove inizia lo sterno in su invece è una figura di un'elfa, bellissima, elegante, proprio i tratti degli elfi ormai perduti. Ma lei è dalla parte oltre la barriera? Oltre la barriera, sì, tutto questo è oltre la barriera. Fuori dalla barriera, ovvero dove siete te e il vice, c'è casino, roba ribaltata eccetera. Tutto il resto è oltre la barriera. Lei è lì, al centro. Davanti a lei ci sono 3 figure. Sembrano dei cavalieri, però sono molto asciutte, come se fossero delle armature molto strette cave. Sono alti, supponi sul 2,5 metri, forse anche qualcosa di più, tant'è che 2 sono lì così con una spada che è ben più lunga di te e sono lì così piegati. E al centro un altro cavaliere, anch'esso particolarmente filiforme, anzi stranamente filiforme, ma a volto scoperto. Gli altri 2 hanno una specie di calotta. Sono tutti quanti coperti da un'armatura che supponi essere di un qualche metallo, però segue perfettamente le linee muscolari. Cioè sembra un tessuto muscolare però d'acciaio. Quello a volto scoperto, la faccia è normale? Allora, questo lato sì, tratti elfici normalissimi. Di qua invece ha praticamente un occhio che si è allargato e sformato ed è cristallizzato di quella merda lì. Che schifo.
però è meno deforme degli altri, cioè lui ha solo questa roba, tutto il resto è a posto. Loro sono lì davanti alla pianta, chiamiamola, e contro il muro, inchiodato per le spalle, c'è un nano, colui che stava urlando aiuto. Davanti a lui c'è un altro cavaliere che per l'armatura sembra ricordare gli altri, però è più basso e più rannicchiato e ha tutta una serie di spuntoni che escono senza un particolare ordine da tutto quanto il corpo, tranne sulla testa che ne ha soltanto uno centrale, dritto. Il vice sceriffo fa qualcosa, è lì paralizzato? Il vice sceriffo entra e poi si ferma, spada ben impugnata in mano, e sta tentando di capire la situazione. Quello rannicchiato che cosa sta facendo? Ah, ecco, un'altra cosa. Mentre quelli sono abbastanza normali anche a livelli di mani, questo ha degli artiglioni simili a quelli dei tizi fuori, sempre in quell'armatura particolare, e vedi che si sta come appuntendo un pollice. Ok, non si è ancora reso conto di noi quello? Lui supponi di no, gli altri tre sì. Cioè sono proprio, ma vi stavano evidentemente aspettando. Vado da quello con gli unghioni e gli pianto 2 coltelli nella schiena. Ah, è anche lui dietro la barriera? Sì, sono io pensavo tutti dietro, no. Mi avvicino ai cavalieri e alle piante e comincio a parlare in elfico. Cambio di approccio. Ok. Va bene ragazzi, sono qua per portare fuori la spazzatura, non pensate di avere già fatto abbastanza casini? Umani, la vostra presunzione ha segnato la fine e il decadimento del vostro regno. Non starò certo qui a perdere tempo con te. Beh, il decadimento... No. Ehi, sto parlando con te, faccia di merda. Ti do un'ultima possibilità per parlare, poi mi sbarazzerò di te e dei tuoi compari. Il nano sta guardando verso di te. Aiuto, vi prego, salvatemi! Sono dei pazzi, degli assassini! Io guardo negli occhi il cavaliere e fa... Il cavaliere in verità è ancora girato verso il nano. Ehi, faccia di merda! Io lo dico proprio in elfico, cioè nel senso un classico insulto tipicamente elfico. La decadenza del vostro e del mio regno, perché ti assicuro che è lo stesso, è dipesa soltanto da voi e dalla droga che continuate a iniettarvi. Dico, continuate a farvi, non dare la colpa della decadenza del vostro regno agli altri popoli, alle altre razze. Ve lo siete voluto voi e nient'altro. E che cosa? Adesso rivolete il vostro regno, il vostro retaggio, perché avete fatto una serie di errori su errori che ha portato la vostra razza sull'orlo dell'estinzione, e osi dare la colpa a me. Vedi che si gira e si allontana verso il buco. Si affaccia dentro. Avete trovato qualcosa? No, niente. Andiamocene. Poi esce. Vedi che si inginocchia davanti alla pianta e gli allunga una mano con sopra un oggetto che però non riesce a vedere bene. La pianta, che in questo momento era ancora sempre stata ferma in questa posizione, è come se si animasse solo in quel momento, prende l'oggetto, se lo avvicina al petto e poi inizia a provocare dell'illuminazione. Poi il cavaliere si rialza, si avvicina verso di te. Non è finita qui. E quando torneremo, prenderemo anche la tua vita. Non aspetto niente. Elimina il nano, andiamocene. Provo a cercare di oltrepassare la barriera con una mano, anche se so che non succederà mai. Però. Vuoi usare forza? Cioè vuoi bam, contro la barriera? No, tipo appoggio la mano semplicemente Ok. tipo Stargate. Sì, no, non riesci ad attraversarla, percepisci che è solida, cioè solida e morbida, nel senso, toccandolo non ti sembra di toccare un muro, ma qualcosa di tipo acqua, però fa una resistenza che tu non riesci a oltrepassare. Bell'onore voi elfi, vigliacchi, nient'altro siete, nient'altro è rimasto di voi. Senti spuntone che infilza il nano, lo inchioda definitivamente con una roba nello stomaco, poi si mettono tutti quanti in cerchio intorno alla pianta. La barriera decade e non c'è più nulla. Corro verso il nano e gli metto 2 dita al collo per vedere se... Gli ha messo un piantone di queste dimensioni. Sputo per terra e dentro nel cavò, dopo aver dato un'occhiata al vice sceriffo. sul nano? No. Il vice sceriffo è andato dritto verso il cavò, non aveva troppi dubbi sul nano. Una volta dentro vedete che effettivamente hanno messo a soqquadro tutto. C'erano vari cassetti, varie mini cassaforti, eccetera. Sono state tutte quante divelte o aperte o comunque scardinate, e
tutto quanto è per terra, documenti, soldi, gioielli, di tutto e di più. Non c'è un ordine, è stato veramente apri, guarda, butta, apri, guarda, butta. È un puttanaio. Lo sceriffo vedi che sta facendo molta attenzione a non pestare nulla che sembra di valore e si guarda intorno, ma è abbastanza spaesato. Forse era il caso di dare un ascolto al pazzo di stamattina, eh? Forse sì. Andiamo a recuperare i tuoi amici. Chi? Ah, i 5, sì, andiamo. Rinfoda la spada, uscite. Fuori vi risvegliate tutti quanti. Siete sdraiati per terra, sentite lo zampillio dell'acqua della fontana e davanti a voi ci sono 2 dottori che vi stanno controllando. Siete stati spostati, per terra c'è un telo bianco su cui vi hanno appoggiato, avete un appoggio dietro la nuca. Chi era ferito è stato medicato, fasciato, gli altri invece sono soltanto molto storditi e questi dottori stanno passando uno per volta a controllarvi. Vado, mi siedo, li guardo. Buongiorno. Buongiorno. Ma piove? Che cosa è successo? Che cosa è successo? Non lo voglio sapere. Devo saperlo. Oh, datti una calmata. Oh mio Dio. Ma dove mi trovo? Che cazzo è successo? Siete nello stesso luogo dove eravate mezz'ora fa. Stavamo combattendo degli elfi completamente contorti e strani. Sono morti tutti, l'ultimo vi ha fatto una roba strana, io sono riuscito a scamparla, lo sceriffo l'ha fatto esplodere, voi siete svenuti e io e il vice sceriffo siamo andati avanti. Lascio cadere la spada, disperato mi alzo, vado verso di lui. Che cosa è successo? Te l'ho appena detto. No, è stato qualcosa di magico, noi abbiamo visto qualcosa. Io ho visto qualcosa. Ho visto mia figlia morire. Allucinazioni? Eri svenuto? Un sogno? Un incubo? Era troppo reale. Non lo so, io quando il coso strano ha cercato di colpirci tutti, È stato quel coso? credo, non lo so. È tutto così assurdo e senza Cerco di raggiungere la spada, però sono troppo stanco. Mi sento come se mi fossero passati uno squadrone di trombettieri in testa. Perché non hai mai bevuto il Surcalis? Che cos'è il Surcalis? Lascia perdere. Voi siete già tutti quanti svegli, vi siete tendenzialmente tutti rimessi a sedere e intorno c'è un altro medico che sta controllando un po' voi, un po' gli altri. Vedete che ci sono dietro di voi un altro telo con altre persone sopra. Alcune hanno una coperta che li copre fino alla testa, altri invece sono semplicemente svenuti. Mentre il tizio mi ricuce, tipo mi accendo una sigaretta e li guardo. State bene? No, è il mostro, quello che stava laggiù. Vedete che è rimasta una gigantesca polpetta di carne, Sì, il mostro ossa là. e schifo. Corro subito verso la polpetta di schifo. E tu come mai, biondina, stai così bene? Perché non sono una pippa come voi. Il dottore se la ride. Tipo apro la mano per farmi dare il 5 del E lui, dottore. mentre ricuce, tuc, e ricomincia. Di, ma a simpatia avevi l'ombrello aperto quando la donavano, eh? Signori, vi suggerisco di bere tanta acqua. Bere tanto, sì. Prendo la fiaschetta. Te la prende, tanta acqua. Buona. Grazie. Prende il tappo, chiude, te lo rimetti. grazie. No. Dottor Mund, per cortesia, acqua per il nostro paziente. Non l'acqua, dai. Bevi acqua, mezz'ora. Sentite, Senti, lascia stare la femmina alfa e beviamo qualcosa, per favore. L'altro dottore inizia a passare da ognuno di voi e con una borraccia piuttosto capiente passa e vi fa bere una bella sorsata a testa. Ma io sono alla polpetta. Sì, tu stai andando Piano Ti sei piano. alzato e arranchi un attimo, non tanto per faticare, ma proprio hai sto mal di testa e ci arrivi e c'è questo appunto polpettone di carne, ossa e schifo e intorno una pozzanghera di quella melma nera. Così, un enorme nugget. Metto un dito in quella pozzanghera. muori. Bro, ricordati cosa è successo alla zanzara. Ma io ho individuare veleni. Appunto, se- devi usarlo prima. e poi toccare. Ok. Jurassic Park. Fai individuare. Faccio individuare veleni. Fatti il ditino per cortesia. Stai per infilare il ditino, poi però percepisci in quella roba che dalle sfumature blu violacee con le stelline dentro
non è una buona idea farlo, soprattutto in funzione di quello. Ah, tra l'altro di fianco vedi galleggiare ancora dei pezzi di quello che fu il tuo moscone gigante. Fagli fare un tiro su saggezza. No, ce l'ho alta per È fortuna. una buona idea infilare il mio dito lì. E lì che fissa, dove potrei mettermelo sto dito? E una voce lontana ti suggerisce: Nel naso. Vorrei provare furtività più rapidità di mano per tentare di inculargli la fiaschetta e bere un sorsino. ok, puoi provarci. Ok. È un tiro No, difficile. è una cagata. Uno. Però ci sta perché sono rincoglionito. Vedi che lui si sta muovendo ad una lentezza veramente cioè proprio così. La pantera rosa. No, sono Drax negli Avengers, cioè che mangio le noccioline, capito? Vedi che sta fissando le tue tette così, guarda. Io prendo il manganello e gli faccio un attacco ai testicoli. No, vabbè, Gli dai, tiro non una- può essere così stronzo. Per colpire. Quanto hai di classe armatura? Andros, quanto hai di classe armatura? 19. 19. In destrezza ho 16. Quindi meno 3, quindi è un 16, io ho fatto 17. Ti prende. Sono 3 di 6 di attacco. Di danno non letale. È un attacco furtivo, sono 10 danni. Come funzionano i danni non letali? Allora, tu hai la tua barra vita. Immaginati sotto una barra vuota. Ah. I danni non letali vanno a riempire questa barra vuota. Quando la barra vuota raggiunge la stessa altezza della tua barra vita, tu svieni. Tu quanti punti vita hai adesso? Attivi? 23. 23, ok. Metà del- Se lui ti avesse fatto 23 danni non letali, tu saresti svenuto. Invece ti ha fatto soltanto 10 danni. Quindi tu adesso hai questi 10 danni non letali. Se per caso te ne fanno altri 13, svieni. Danno non letale implica che tu sei solo svenuto ma non sei in pericolo di vita. Esatto. Quindi ti ha solo dato una saccagnata terribile, ti ribalti per terra tenendoti i coglioni. Neanche riesci a urlare, tanto il male, perché figa, sono 10 Ci danni. credo. È presente tipo i film di Natale? Matt. Tu devi stare molto attenta perché questa cosa qua ti si ritorcerà Non contro. puoi parlare, c'hai i testicoli in No, bocca. no, no, io dico. No, questo è Hai 4 metagame. tonsille. No, questo qui è metagame. Ti dico solo che questa cosa qui ti si ritorcerà contro nel peggior momento Va possibile. bene, vedremo. Faccio un cenno al vice sceriffo. Dice il sceriffo, ha visto anche lui la scena ed è lì tipo con una mano sulle palle e in quel momento ti accorgi che tutti i presenti maschi Sì, anch'io. hanno una mano sulle palle. Vice sceriffo, Sì, situazione della città? un gran casotto. Ci saranno parecchi corpi da bruciare, ma siamo in piedi. Ok. Altri luoghi attaccati come la banca? Stavano cercando qualcosa? Come la banca, no. Hanno tentato di assaltare le locande, l'ospedale e in giro qualche casa. Hanno tentato di entrare, di sfondare, ma hanno avuto poco Ok, effetto. era però l'attacco al cancello principale, probabilmente anche gli altri attacchi che ci sono stati soltanto un diversivo. Loro stavano cercando qualcosa, non volevano assaltare la città, conquistarla, razziare. Cercavano qualcosa di specifico. Non so dire che cosa. Per quello che abbiamo visto nella banca è sintomo appunto di una cosa simile. Cosa avete visto nella banca? C'erano degli elfi che stavano cercando qualcosa nel cavo. Io vado nel frattempo da Dalia, l'Halfling, e Grazie mille per avermi prestato il coltello. Questa voce da bambino. Non c'è di che. qua. Mi riprendo il coltello e me lo rimetto nello zaino. Volete una barella per caso? No, non si preoccupi. Forse ne Sì, la servono morte. 2 per lui, perché gli sono caduti. No, entrambi. grazie. Non è la prima volta. Vedi l'altro medico che si avvicina e ti porge delle pastigliette, te le mette nel pugno, te lo chiude. Questi serviranno per dopo. Al vice sceriffo, vedendovi alzare, vi fa segno di aspettare un attimo. Vi faccio scortare dei miei uomini. Non ce n'è bisogno, voglio soltanto sapere se l'uomo che avete portato in ospedale è ancora lì, sta bene, nel caso se dicesse qualcosa. Oh, sì, per essere lì è ancora lì. Che stia bene, In che senso? non so, dopo che c'è stato lo scoppio qui è svenuto. Per adesso è in uno stato vegetativo. Vice sceriffo, so che non mi conosce, non ha alcun motivo di fidarsi di me, però abbiamo combattuto fianco a fianco e ha visto che non ha motivo di dover temere della mia persona. Posso confidare nella sua buona volontà del comunicarmi nel caso si risvegliasse, per favore? È molto importante per me.
Per quanto mi riguarda, avete combattuto per difendere la nostra città. Se non fosse stato per voi, non è neanche detto che io sarei ancora qui in piedi a potervi parlare. Quindi avete la gratitudine di tutta la cittadinanza. Pongo il braccio, tipo per dargli la mano. E lui ti dà una bella stretta vigorosa. Potrete avere tutti gli alcolici che vorrete alla... Secondo che poi non mi faccio schifo. Alla Tutto città? locanda del fumo aspro. Chi paga? Ha detto che offrono loro. Offriamo noi. Tu zitta. Cammina, imbecille. Grazie mille, vice sceriffo. Se avete bisogno di qualcosa, il nostro ufficio, e vi indica un edificio, si trova lì. Sono abbastanza sicuro che una volta sistemata la situazione, lo sceriffo avrà piacere nel colloquiare con tutti voi. Vi manderemo a chiamare se sarà il caso. Buon proseguimento. Grazie, buon lavoro. Andate e in effetti intorno vedete, mentre andate, che c'è gente che sta con carretti o trasportando cadaveri di questi elfi. Intorno vedete soltanto cadaveri di elfi, non vedete cittadini morti. Arrivati alla locanda, trovate fuori il locandiere che sta spazzando e i suoi 3 goblin che stanno portando un cadavere su una montagnetta che hanno creato lì di fianco, e di fianco alla montagnetta il nostro amatissimo Sir Lucius che sta guardando tutto affascinato prendendo appunti. Ah, i nostri eroi, bentornati! Questo è il mezzorco, il proprietario della locanda che mi parla. Buongiorno, avrò bisogno di 2 birre del brandy e un letto. C'è problema, offre la casa. Prego, accomodatevi. Ehi, voi 3 merdine, andate a servire i nostri eroi, veloci. E mi siedo. Mai stato più comodo uno sgabello in vita tua. Io mi siedo il più lontano possibile da sta stronza. Come entri, vedi il tuo compagno di viaggi, i tuoi, anzi sì, li vedi tutti e 2 che sono seduti ad un tavolo. E anche il tuo. Vedete che lui si siede ad un tavolo con 2 barboni, probabilmente. Sono 2 tizi vestiti di stracci. Tu cosa fai? Vedi anche il tuo compagno di viaggi. Mi distacco dal loro gruppo e vado anch'io a sedermi con il mio compagno. Ok, anche lui si siede ad un tavolo con un altro barbone. Io appunto mi siedo da solo al bancone e aspetto che arrivi la roba. Mi siedo anch'io il più lontano possibile da questi 2 tizi, isolata in un tavolino, in un angolino. Io la seguo. Ok? Anch'io mi siedo con loro. Ok. Un goblin sale sopra il bancone e inizia a spillarti la prima birra. E comincio a berla di buona leva. Sete? Sì. Avrò incubo fino all'anno prossimo. Adoro! Posso servirti altro, signorina? Un'altra birra del brandy e mangerò più tardi. Va bene. Ti porta tutto il resto. Gli altri 2 goblin girano intorno per i tavoli prendendo le altre ordinazioni di tutti quanti. Che tipo di carne avete, per cortesia? Maiale, mucca, Da oggi elfo. ragno, bene. Vada per il maiale, grazie. Maiale, ok. Abbiamo anche il cerbiatto. Meglio ancora. Maiale per me. Maiale, va bene. Portaci dell'arista di maiale. Con tante patate. Sì? Perché fai quello sguardo? Quale sguardo? Ce l'hai l'arista di maiale? Sì. Ce l'hai. Sorriso con le zannette da qui a qui. Ce l'hai l'arista di maiale? Certo. Arista di maiale. Perfetto. Con tante patate. 7 birre. 7 birre. Ok. Avete degli amari? Sì. Sei convincente come un palo nel culo la prima mattina, quindi ne prendo 5. Buon gustaio. Ora ti porta dell'acqua sporca e te la fa pagare 20.000 euro. No, io non pago, paga lo sceriffo. In effetti. Giunge anche da te? Oltrid, hai già ordinato da bere? No. Allora 2 birre, grazie. Per me, maiale. Grosso. Ciccione maiale. Non sei mai cambiato. Buono maiale. Ma chi è che ha detto questa frase? Il barbone insieme a lui. Insieme. Lui Ah, è ok. il mio compagno di viaggio. Ah, avete- cioè, anche lui aveva un compagno. Offre anche per il barbone. I goblin spariscono dalla circolazione dopo avervi servito da bere. Ti ha portato le 7 birre e ci sono questi sciottini con dentro quello che tu pensi essere del catrame. Cosa sarebbe questa roba qua? Amarissimo. Da dove viene? Per me questo è sputo di targa. Lo puoi portare indietro. Assaggialo.
e se ne va. E poi vi portano a chi ha ordinato il cibo che avevate ordinato. A te arriva una bella scodellona con una tipo ramen, immaginati, un bel minestrone pieno di carne e di spaghetto. A te arriva una bella bisteccazza. A te arriva, sai come vengono servite le aragoste? Sì. Così, però un ragno. Che schifo. Quindi è morto. E certo. E che cazzo te l'aspettavi? E che come te lo davano? Sul tavolo che poi si agitava e se ne... Comunque è una sberla di ragno tipo di queste dimensioni. No, dai, per favore, basta. Sì, gli incubi sono usciti. Cioè ogni zampetta poi è stata aperta in modo che vedi. E anche a te portano, non è decisamente arista, però ha un bell'aspetto e un buon profumo. Non vuoi provare? No, grazie. Non sono ancora pronta a provare. Però Jackie, lo vedi? No? Percepisci Jackie che è abbastanza... Master, provo a parlare con Jackie. Mhm. Questo merlo sembra sempre più un pappagallo, tipo io... Ehi tu, vuoi favorire? Vedo che stai guardando la mia pietanza. Vedi che prima guarda te. No. Per quanto possa farti degli occhi dolci un merlo, No, io mi sciolgo, cioè basta. arruffò un po' le penne. Va bene. Dai, ti si Tutto muove soddisfatto. ancora. Tra l'altro è un bel bennutone. È un gallinaccio, cioè zompa sul tavolo e tutto saltellante, contento, ti si incula una zampetta intera e poi svolazza. Anche la tua scimmietta si è messa sul tavolo e sta manducando un po' di ragno. Ok, perfetto. Solo che dopo 2 morsi l'ha messa da parte e si avvicina al tuo maiale. E il tuo cervo, scusa. Tu, mammifero. Più là. No, non mi impietosisci, ma come a me lo stavi per offrire un pezzettino di cervo? un animale. E allora? Perché scusa, io che sarei? A proposito, ma io che sono? Credevo fossimo imparentati in qualche modo. Non siamo imparentati, perché lo pensi? In realtà io non ho mai visto niente di tutto questo. Non è la prima volta che vedo questa città, è la prima volta che vedo queste persone. Tu sei l'unica cosa che un po' mi somiglia, quindi credevo fossimo simili. Non sai, Io rimango a guardarlo. Guardo con non gli sai occhi se sia spalancati, un'offesa o che esatto. cosa. Io li sento. Sì. Io guardo il Dalia, goblin, l'ha detto. la sta corteggiando. La Goblin ti guarda Non ho speranze. e se ne va. Lo caco di striscio, continua a mangiare. Goblin. Ho un nome io. Io sono Veldia. Ciao Veldia. Ciao. Sai che potresti portarmi un po' di frutta? Sì. Io sento tutto quello che succede, cioè cosa ordini. cosa Ragazzi, fanno. fate conto che lo spazio è più o meno questo, quindi a meno che non mi dite parlo piano per non farmi sentire, cioè parlando così si sente. Tarlo, posso farti una domanda? Mhm. E anche a te. Dove cazzo eravate? Qui? Ma non avete visto il casino che è successo? Sì, abbiamo visto anche il mezzorco spaccare tutti quanti. E voi dove eravate? Qui? Perché? Perché eravamo al sicuro. Ve l'ho già spiegato durante il viaggio. Se c'è una situazione di pericolo, Mhm. voi non dovete riparare voi stessi, andare in giro, infrattarvi nelle grotte, quello che fate nel vostro tempo libero. Voi dovete venire con me. Ve lo ricordate questo, vero? Ah. No, non me lo ricordo. Te lo ricordo io. Ok. Dalla porta principale che viene spalancata entra Sir Lucius e si siede al suo tavolo. Sono ancora fermo al bancone a bere. Uno dei due Ferma. si appoggia di fianco al bancone. La bottiglia è tua, posso servirmi? No. Grazie. Mette mano alla bottiglia, tipo, gliela metto sopra. Ho detto no. E gliela allontano. Da bere. C'è per caso nella locanda anche il capo, mi viene da dire il capo dei carabinieri. Il vice sceriffo. C'è la pulla, zio. C'è sta il capo dei guardie. Il capo dei guardie. No, il vice sceriffo non c'è. Però in questo momento rientra anche l'oste, il locandiere proprietario, Tuono. e ha in spalla un enorme martello da guerra. Mi avvicino ad Antonicus e gli faccio... Ciao Tuono, e intanto grazie perché era molto buono il ragno che mi avete servito. Noi non Ragno? facciamo Sì, il ragno. Avevo ordinato della carne di ragno.
Quei 3 figli di puttana. Vabbè, ti è piaciuto? Molto, molto buonissimo, squisito. Veramente farò una recensione Dove molto... Su Google Maps. Mi chiedevo dove posso trovare il capo delle guardie. Lo sceriffo, esatto. Dove posso trovare? Nel suo ufficio. E dove posso trovare il suo ufficio? Ti spiega che al centro della città, nella piazza principale, esci destra, arrivi. Perfetto. Allora ci vediamo dopo, io ho una stanza, giusto? Sempre pagata dallo sceriffo? Sì. No, è offerta direttamente dalla casa. Ah, fantastico! Ve le preparo io, ma siete tutti insieme o uno per... Io mi rivolgo un attimo a Oltred. Qui vicino alla locanda c'è stato qualche attacco, qualcosa del genere? Perché ho visto dei corpi uscire. Ci avete pensato voi? Immagino. Ci ha pensato più che altro Pelle Verde. Tuono? Mi alzo e mi dirigo verso il locandiere. Vedi che lui stava andando in fondo verso il camino dove c'è una sorta di piedistallo su cui depone il suo martello. Mi avvicino. Sei un ex guerriero dell'esercito? Portare un'arma del genere in una locanda? No, l'ho comprata al mercato. Ne ho visti di più grossi. Ah, anch'io. Io mi giro e faccio... Vedessi quello che ho nei pantaloni. Dio santo, mi giro verso loro due. Come fate? Come fate? E ritorno a bere. Abituati. A me scappa una Io mi risatina. rivolgo a lui. Dico, non perdere tempo con lei, vieni qui, ti offro una birra. Allora mi avvicino. Quindi tu chi saresti? Render. Ma cosa sei? Un avventuriero? Un guerriero, qualcosa? Diciamo che faccio affari molto convenienti per me stesso. Sei qui per caso o hai qualche affare? In realtà le circostanze sono un po' strane. Stavo aspettando qualcosa. Aspettavi qualcosa? C'entra con gli elfi, immagino. Forse sì, forse no. Però vedi, tu sei uno che mi ispira fiducia. Non lo so, sarà quel sorriso sghembo. Io, tipo, sorrido, ma non ho un sorriso bellissimo. Sì, no, è orribile. Proprio per Presente questo. quella scena di Men in Black, l'ultimo? Sì, sto cercando un uomo di mezza età e sorride così. Sì, esatto. Sì, esatto, tipo un po'... Sarà quel sorriso sghembo che ispira fiducia. Dai, adesso me lo puoi dire il tuo nome. Abbiamo combattuto insieme, insomma. Non posso rischiare di essere identificato in questa città. Diciamo che sto scappando da alcuni problemi e quei problemi sono ingenti e a me non interessa il tuo vero nome. Io sono qui per una missione importante. Devo risolvere grandissimi problemi. Ammetto di aver bisogno di una mano sotto certi aspetti. Non sono più il giovane di una volta e se vuoi possiamo cercare di unire le nostre forze e di andare verso un obiettivo comune, come hai detto tu, un'offerta vantaggiosa per entrambi, no? Ok, perfetto, ma... No, dico... Metti che stiamo combattendo, no? Contro qualcuno. E non è che posso dire, ehi, tu. Io sono Airo. Puoi chiamarmi così almeno. Ok, perfetto, Airo. Siamo d'accordo. Tu copri le spalle a me, io copro le spalle a te. Sì. Goblin? Una birra. 2 birre.